Lo so. Avete cliccato questo video perché volete sapere i difetti della R1003R. Di difetti per me ne ha due. Quello più grande, se vogliamo, non è neanche un difetto, è una caratteristica. Ma buongiorno! Sono Emanuele del reparto vendite di Valli Motorrad. Benvenuti in questo primo video di questo nuovo canale. Cosa vogliamo fare con questo piccolo progetto? Vogliamo portarvi all'interno del mondo BMW, dei suoi modelli e farveli conoscere dal vivo in una maniera, se vogliamo, un po' più personale, un po' più viva, un po' più da motociclista. Vi daremo chiaramente le specifiche tecniche più importanti, ma la cosa che vogliamo fare è parlare da motociclisti a motociclisti, raccontandovi quelli che sono i pregi, i difetti e, se vogliamo, le caratteristiche di questo meraviglioso mondo chiamato BMW. La R1003R è l'erede spirituale della famosa R1250R. Tuttavia le cose sono cambiate e non di poco. Sono salito qua nelle magnifiche curve sopra Lecco per capire se le differenze segnate sulla carta sono solo marketing o se effettivamente siamo di fronte a un nuovo progetto e a un nuovo capostipite della serie R. Partiamo dall'aspetto. Chiaramente lo possiamo vedere tutti, questo non è un restyling, è una completa rivoluzione rispetto alle linee morbide della R1250R. Qui abbiamo linee più spigolose, più appuntite, i fianchetti sono maggiorati, vanno quasi a inglobare la distanza tra le teste del Boxer. Questo si traduce non solo in un aspetto estetico più impattante, ma anche in una maggiore protezione dall'aria per quanto riguarda ginocchia e caviglie. Il muso è stato completamente ridisegnato, non solo per seguire la linea estetica di tutta la moto, ma anche per una questione aerodinamica. Il faro è un full LED ed eventualmente è disponibile come accessorio LED Light Pro, ossia una tecnologia che permette al faro di seguire, grazie alla comunicazione con la piattaforma inerziale, l'andamento della curva per evitare spazi ciechi e punti dove sostanzialmente non si vede una mazza. Oltre all'arrivo del nuovo motore Boxer 1300, anche il telaio è cambiato. Infatti il precedente a struttura tubolare ha lasciato spazio a questa nuova lamiera stampata in acciaio con subframe rinforzato in alluminio. A parità di rigidità è molto più stretto, quindi il primo cambiamento che si percepisce appena si sale in sella alla moto è una minore dimensione del cavallo. Consente a gente anche non tanto alta come me di abbracciare molto più facilmente il serbatoio con le gambe e di conseguenza di guidarla molto più di gamba stessa, spingendo all'interno della curva sulle pedane. Qua iniziano le prime grosse differenze rispetto al modello precedente. Dimenticatevi una R1250R Paciarotta. Questa R1003R è votata molto di più alla sportività e non solo lo si vede dalle linee, ma lo si percepisce proprio una volta che si sale in sella. Per prima cosa le pedane sono, non dico arretrate, ma sono comunque molto più indietro, il ginocchio è molto più piegato. Inoltre questo nuovo telaio è molto più rigido. Questa rigidezza consente di trasmettere meglio quelle che sono le asperità dell'asfalto. Infatti lo si sente proprio sul sedere. Le sospensioni copiano molto bene le asperità dell'asfalto e grazie alla combinazione tra le sospensioni elettroniche e il telaio stesso abbiamo la sensazione di controllo. Ecco, la parola precisa è sensazione di controllo. Rimanendo in tema sospensioni, abbiamo sospensioni elettroniche sia all'anteriore che al posteriore, in grado di regolare automaticamente e autonomamente in base al peso, in base al carico, il precarico stesso delle molle, quindi si adeguano in base a quanta roba c'è sulla moto. Sì, lo so che cosa volete. Volete sentire come suona questo scarico. E chi sono io per privarvene? Il nuovo 1300 eroga 9 cavalli in più rispetto al 1250. Siamo passati dai
136 ai 145 che muovono questa piccola belvaccia. Non è una differenza mostruosa, ma si sente tutta anche perché è cambiata l'erogazione. Qui è più aggressiva, è più piena ai bassi. Quando ci approcciamo a un tornante o a una curva, magari siamo un po' sotto coppia, basta girare l'acceleratore e lei sale senza nessun tipo di problema. Su questo particolare modello non è stato installato il cambio ASA, quindi la nuova frizione elettroassistita di BMW, però non preoccupatevi, ve ne parlerò in un prossimo video. Se devo parlare del cambio, rispetto al modello 1250 sono state fatte delle correzioni, se vogliamo. Una critica comune che veniva mossa nei confronti dell'elettroassistito del 1250 era il fatto che la folle fosse difficile da trovare, ogni tanto si aveva problemi a inserire la folle. Vi posso dire che questo elemento è cambiato, così come è anche cambiato quel muro che fa quando si utilizza il cambio elettronico tra la prima e la seconda. È molto meno aggressiva, presente e, se vogliamo, fastidiosa rispetto a quello che c'era sulla 1250. Poi è innegabile, io lo ripeto anche se penso lo sappiate già tutti, il cambio elettronico va usato quando si sta guidando in maniera sportiva, diciamo indicativamente sopra i 5-6 mila giri, non quando si sta facendo un pezzo di strada nel traffico e bisogna passare dalla prima alla seconda. Va bene, vi ho fatto il classico spiegone, se vogliamo, da video ufficiale. Ora arrivano le considerazioni veramente da motociclista a motociclista. Vi ho portato nel classico posto dove tutti i motociclisti milanesi e monzesi vanno quando hanno un paio d'ore per andare in moto, su quel ramo del lago di Lecco, in questo caso, tanto caro al Manzoni. Tutti quelli che hanno amato, apprezzato le vecchie versioni della R, appena si siederanno a bordo si troveranno spiazzati. Io stesso, la prima volta che ho avuto l'occasione di provarla, ho pensato subito che questa è un'altra moto. Hanno tenuto il nome R, ma è a tutti gli effetti un'altra cosa, un altro motore, un altro telaio, un'altra filosofia di motociclismo. L'erogazione è molto più affilata, molto più tagliente, soprattutto in modalità dynamic, ma il fattore che mi ha stupito di più è il reparto sospensionistico. Uno poteva aspettarsi, o era abituato vedendo anche i modelli precedenti, delle sospensioni morbide, rilassanti. Queste sono molto più rigide. La differenza tra la modalità road e la modalità dynamic si sente quasi di più rispetto alle mappe motore. Questo si traduce in un avantreno affilato, preciso, che però, se vogliamo, non perdona molto. Cioè, lei dove la metti va, e se sbagli traiettoria, di conseguenza ti porta un po' fuori. È meno permissiva rispetto ai modelli precedenti, che, se vogliamo, è il classico discorso sportivo che uno si aspetterebbe da una moto del genere. Ma arriviamo al feeling. Io, se vogliamo, sono abituato a moto di questo tipo, ho sempre avuto naked, ho sempre avuto sportive, e questa qua è una grande moto sportiva, ed è proprio in questo caso che quindi gli amanti dei vecchi modelli potrebbero trovarsi in difficoltà. Certo, la possibilità di montare il tris di valigie rimane sempre, però onestamente è come andare a fare la spesa con una Ferrari. Lo puoi fare, ma non dà tanto gusto. Discorso totalmente diverso invece se si vuol fare un'uscita sportiva con gli amici. Lì le soddisfazioni che questa moto ti permette di toglierti sono tante e molto piacevoli. Ecco, ad esempio, ora che sono in discesa devo stringere tanto sul serbatoio, far tanto forza di addome per rimanere il più dritto possibile. Non è una posizione rilassata, tranquilla. Una cosa che mi piace tantissimo, soprattutto se paragonata ai vecchi modelli, è questo nuovo telaio, che rende il cavallo molto più stretto. Inforcare, far forza sul serbatoio è molto più comodo rispetto al modello precedente. Per qualcuno può essere un pregio, per qualcun altro può essere un difetto. Lì entriamo nell'ambiente personale dei gusti. Chiaramente la coperta è corta,
più una moto è rigida, meglio trasmette le sensazioni sul manubrio, ma meno è comoda. I freni hanno un ottimo mordente, queste pinze Brembo sanno effettivamente come frenare e come frenare bene questi 200 e passa chili. Il freno posteriore ha anche lui un gran mordente. L'unica cosa negativa a mio gusto, entra presto l'ABS, quindi se siete degli animali come me che date dei gran pestoni sul freno posteriore, potreste avere la necessità di andare a regolarlo con la mappa Dynamic Pro. Ho spippolato un attimo e l'ho personalizzata a mio piacimento, ho indurito ancora un po' le sospensioni e onestamente mi trovo decisamente meglio. Sapete qual è la caratteristica più impressionante di questa moto? Io ho sempre odiato le discese, eppure questa moto le rende godibili. Un'altra cosa che personalmente hanno sistemato è quella sensazione di on-off che sul 1250 tra la prima e la seconda era più presente. In questo caso il motore è molto più lineare, strappa molto meno, sia in fase di apertura del gas che in fase di chiusura. Direi di rallentare, se no finisco nella Kia. Ora arriviamo alla parte dei difetti, che se vogliamo è la parte interessante di questo video, quello per cui lo avete cliccato. Sono totalmente onesto con voi, di difetti per me ne ha due. Il primo, più personale, è il calore. Questo nuovo 1300 spinge il calore in una maniera diversa rispetto alle sue versioni precedenti, è più in alto, più sullo stinco che sulla caviglia. E quello più grande, se vogliamo, non è neanche un difetto, è una caratteristica. BMW ha preso una scelta, se vogliamo, coraggiosa con questa moto. Ha abbandonato completamente il passato, ha tagliato i ponti, ha smesso di fare una sport tourer, quindi qualcosa che faceva più o meno bene entrambe le cose, ma dove, lo dico onestamente, non eccelleva in nessuna delle due, parere mio. Adesso invece ha preso una direzione che può piacere o non piacere, ma è chiara. Questa qui è una naked, divertente, impegnativa da guidare, se vogliamo anche stancante, ma ha un'anima, ha un'anima molto più dichiarata, sa quello che vuole essere. Io personalmente apprezzo questa moto, ve l'ho già detto, sono sempre stato molto legato a questa serie e questa qui non è da meno. Però capisco anche chi ha un altro punto di vista, chi invece era più legato al modo di guidare, al feeling, alle sensazioni che ti davano la 1200 o la 1250, e capisco come molti possano sostenere che questa non è più la loro moto, non è più quello che volevano. Non è un difetto, è un cambiamento di identità. I cambiamenti, si sa, fanno bene, fanno crescere, ma fanno anche male, quindi non possono piacere a tutti. Però la cosa che vi posso dire è questa: provatela questa moto, trovate un concessionario, venite da noi. Sotto in descrizione vi lascio la pagina per le prenotazioni dei test drive. Provatele, dategli una possibilità e cercate di capire anche gli ingegneri, le persone che ci sono dietro questo lavoro, cosa hanno voluto fare con questa moto. Ma è una moto che merita di essere provata. Ha un suo segmento, ha una sua identità, una sua peculiarità. E come sappiamo, le moto sono una passione e di conseguenza devono piacere a chi le guida. Quando apriamo il garage e le vediamo lì, devono farci provare un fremito, oppure, se vogliamo essere più terra-terra, devono farci godere e dire: porco Giuda, guarda che roba che ho comprato. Detto questo, signori, io vi ringrazio di essere passati e di aver visto questo video. Vi lascio qui sotto in descrizione tutti i contatti di Valli Motorrad, della concessionaria, per poter vedere il nuovo, l'usato e prenotare il vostro test drive. Io sono Emanuele, vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!